Ciao a tutti, ecco un video su due progetti, Reticulum e anche in realtà un modo per entrare in questo mondo di Reticulum che si chiama Columba, è un'app Android. Reticulum, come vedremo, è un protocollo di comunicazione che ha tante sue declinazioni. Ehm, diciamo che questo video provo a doppiarlo addirittura in inglese e sarà sottotitolato in diverse lingue e credo che cercherò di mettere dei capitoli perché parlo di cose molto diverse, quindi magari volete skippare subito alla parte tecnica dove scaricate delle app, provate a comunicare, cominciate a capire un po' come si fa a comunicare. In realtà questo video parte con il mio viaggio a Bruxelles di un mese fa, quando sono stato al FOSDEM, dove ho portato una talk dove parlavo di 4 sistemi per comunicare senza internet, tra cui c'è Reticulum, sicuramente quello più popolare che ho utilizzato anche per promuovere a mia volta durante l'evento la mia talk, che è una cosa che ho già fatto in un altro festival totalmente diverso dal FOSDEM che si chiama Fusion, ed è una strategia di propaganda che consiglio a tutti, nel senso che utilizzare uno strumento che in realtà usavano in tantissime persone al FOSDEM e anche al Fusion, in questo caso Meshtastic. Ho usato Meshtastic per promuovere questa mia talk, ho avuto un feedback molto positivo. Un sacco di persone, anche all'inizio della talk che trovate in descrizione registrata, hanno partecipato alla mia talk, che era alla fine della domenica, l'ultimo giorno del FOSDEM, proprio perché avevano letto nella chat di Meshtastic che avrei tenuto questa talk. Il FOSDEM è una figata, ci sono un sacco di amici, Bruxelles in quei giorni lì è incredibile. La cosa interessante, ovviamente per il piccolo pezzo che ho potuto capire io del FOSDEM, che è un evento di una complessità per me molto grande, nell'ambito di questo sistema di comunicazioni mesh, mentre non c'era praticamente nessuno che parlava non c'erano talk su Meshtastic, Meshcore, men che meno di BitChat, c'era molta attenzione, diciamo che l'elefante nella stanza era Reticulum. Ci sono state ben 3 presentazioni più brevi tecniche su Reticulum. Una l'ho seguita di Liam, è molto interessante perché innanzitutto mi informa del fatto che il fondatore di Reticulum ha fatto un passo indietro. Questa scelta di Mark Quist avviene dopo aver cambiato la licenza, aggiungendo all'MIT license il fatto che non si possa utilizzare non si possa fare un uso offensivo o bellico di questo strumento e non si possa utilizzarlo per fare training AI. Questi due elementi fanno sì che Reticulum, il pacchetto Reticulum, non può essere messo all'interno dei packet manager di Debian, di Alpine, di F-Droid. Quelli sono i 3 repository principali di Linux e dell'open source, quindi la non belligeranza vuol dire essere non neutrali. Tutti questi repository chiedono di avere degli atteggiamenti neutrali, quindi è per questo che è stato messo da parte. Nonostante questo, il testimone è stato preso da altre realtà. Ecco, prima di passare a robe un po' più pratiche, volevo spendere 2 parole su queste realtà. Ci sono sviluppatori normali con un'identità online normale su cui adesso non mi soffermerò, che stanno facendo il classico atteggiamento comunitario di investimento nei confronti di una realtà in maniera no profit, o comunque avendo un ritorno personale ma non legato a realtà aziendali. Poi ci sono realtà abbastanza curiose, tipo questa Quad4. Non si capisce chi è questa persona, per contattarlo ha un suo indirizzo Reticulum e anche un indirizzo mail, ovviamente. Ha sviluppato diversi applicativi che andremo a usare oggi nella versione in Go, noi li dobbiamo usare nella versione tradizionale. In ultimo, quella che mi ha colpito di più è questa BChat, che è una realtà inglese che invece ha un atteggiamento anche proprio a livello grafico, ma avevano anche una presentazione al FOSDEM, dove raccontavano di come hanno tradotto, credo in questo caso in Rust, alcuna parte della code base di Reticulum, e qua l'approccio è a fornire degli strumenti che funzionano in situazioni molto intense. Sicuramente, a parte che loro stessi lo fanno presente nel loro sito a livello bellico, quindi sicuramente la tensione di Marquist viene in qualche modo confermata da alcune realtà che stanno investendo ore uomo e risorse nello sviluppo di prodotti
che in qualche modo ripropongono la code base di Reticulum, in questo caso sotto in codice Rust. Curiosamente c'è stata una domanda alla persona che ha fatto la presentazione, che lavora per BChat al FOSDEM: ma voi terrete una compatibilità con la codebase precedente? Sì. Voi svilupperete delle parti per il LoRa? No, nel senso che loro sono interessati a promuovere questo hardware qua, che è una sorta di oggetto che credo si inserisca all'interno di droni e in generale faccia internet delle cose. Utilizza l'approccio di Reticulum per la comunicazione, un FPGA, e ha altri protocolli e interfacce di comunicazione, non il LoRa. Cosa offre Reticulum? Se l'internet tradizionale collega indirizzi IP, cioè posizioni di rete, se cambi la tua posizione cambi indirizzo, Reticulum collega la tua identità crittografica, non l'indirizzo, agli altri. Quindi se tu cambi poi luogo da cui stai comunicando o interfaccia di comunicazione, la tua identità rimane la stessa. C'è un bellissimo articolo che lascio in descrizione che racconta questo. Liam, e lascio in descrizione anche la presentazione di Liam, che è stata, sia il workshop che la sua presentazione sono state importantissime per permettermi anche di capire lo stato dell'arte di oggi di Reticulum. Questo link che ho trovato nella presentazione di Liam spiega molto bene qual è il trade-off, cioè qual è l'offerta, il prodotto che offre Reticulum a una persona che vuole comunicare nel XXI secolo e comunicare in un modo diverso dalla comunicazione tradizionale. Ultimissima cosa, nel senso che Marquist prima, credo a maggio dell'anno scorso, cambia la licenza, poi fa un passo indietro. In ultimo ha pubblicato un articolo su Reticulum, credo intorno a metà gennaio, quindi un poco più di un mese fa, che si chiama Lo Zen di Reticulum, e racconta il pregresso filosofico che giustifica il suo investimento di tempo, il suo e di moltissime altre persone, come vediamo, nel senso che le realtà che sviluppano il Reticulum sono tantissime e sicuramente questo video non riesce a raccontarle tutte. E quindi questo, per chi vuole proprio approfondire il concetto che sta dietro a questo strumento di comunicazione, in cui io vedo un grandissimo sviluppo nei prossimi mesi barra anni, avete modo di approfondirlo andando a questo link che metto in descrizione. Ora, come procediamo? Procediamo sul fatto che fino all'altro ieri o ieri, per utilizzare Reticulum si usava uno strumento desktop che andremo a usare anche oggi, che si chiama MeshChat, è sviluppato da Liam Cottle, che è anche uno sviluppatore di Meshcore tra l'altro, e fino a poco fa si utilizzava su Android un applicativo che si chiama Sideband. Sideband era sviluppato da Mark, ormai è solo più migliorato, diciamo che non è più aggiornato, non funziona più, o meglio magari funziona, ma diciamo che c'è uno strumento nuovo, più aggiornato. C'è un grandissimo entusiasmo intorno a questo applicativo, che come Reticulum condivide un nome latino, Columba. L'ho installato su un tablet. La prima cosa che andremo a fare è comunicare via internet, in questo caso utilizzando l'interfaccia Wi-Fi, tra il mio desktop MeshChat e l'ultima versione di Columba. E ringrazio soprattutto lo sviluppatore Torlando per avermi risolto un problema su Matrix, su un applicativo, una sorta di forum chat che hanno loro live. Cioè io ho parlato con lo sviluppatore di Columba e mi ha risolto lui un problema, quindi stiamo proprio parlando di realtà ancora molto giovani, se lo sviluppatore principale interagisce con un utente nel cuore della notte di venerdì, nel senso sicuramente stiamo parlando di un'utenza decisamente inferiore a quella anche solo di Meshtastic in questo periodo. Se abbiamo installato correttamente entrambi gli applicativi, da una parte abbiamo la nostra interfaccia su tablet, su Columba, dove le interfacce dovrebbero essere soltanto l'autodiscovery, e dall'altra parte abbiamo le interfacce di MeshChat sul computer. Entrambi i dispositivi sono connessi via Wi-Fi a internet, in questo caso sono connessi nella stessa rete locale, dovrebbero vedersi se li annunciamo entrambi. Come troviamo queste interfacce? C'è sicuramente una community node list fornita dallo stesso Marquist, non so quanto tempo fa, è stato aggiornato un po' di tempo fa questa lista qua, e quindi questo è sicuramente un modo. Adesso capiamo come inserire un'interfaccia. Poi c'è anche una mappa
di tutti i nodi, tutte le interfacce, tutti i nomadnet, le reti, le pagine, insomma è una mappa, tutti questi servizi hanno una mappa. E poi abbiamo questo sito che devo mettere più aggiornato, che si chiama Awesome Reticulum, che è anche una GitHub page servita sotto awesomereticulum.net, oppure è su GitHub, dove abbiamo tutti gli applicativi. Noi ne stiamo usando due, ce ne sono diversi altri. Questo che stiamo usando noi è questo qua, che permette in teoria di avere anche il BLE, cioè l'app per cellulare permette anche di instradare i messaggi via Bluetooth Low Energy, che è un po' anche il servizio che dava BitChat. Quindi noi abbiamo queste due app. Da una parte abbiamo l'app Android, in Autodiscovery ho già trovato un sacco di roba, dall'altra abbiamo il client che può andare su Windows, su Mac e su Linux. Io quello che proporrei di fare è andare ad aprire una nuova connessione TCP client, e lui ci offre già una caterva di roba, cioè nel senso che lui ha già scoperto, salvato, trovato, cioè questo proprio come user experience mi fa pensare che a breve la stragrande maggioranza delle persone che si avvicinano a questo servizio qua, Reticulum, utilizzeranno questo servizio. Quindi andiamo a cercare una nuova interfaccia, sempre TCP. Andiamo a prendere una interfaccia di Quad4, che è quel personaggio di cui abbiamo visto prima. La vado a creare anche di qua. Aggiungiamo un'interfaccia, la chiamiamo Quad4 TPC Node 1, l'indirizzo è sempre una TCP Client Interface. Andiamo a mettere questo, la porta è il tradizionale 4242. Se andiamo in chats dovremmo vedere un po' di informazioni. Proviamo a ciao a te, ciao ciao ping pong pong. Ecco qua Pong, proviamo a mandare un'immagine. High quality image. Qua mi dice delivered e dall'altra parte è stata passata un'immagine, ci ha messo un pochino in effetti. Stiamo usando un server che penso sia un po' lontano. Come si possono visualizzare i server? Lo possiamo fare soltanto, credo, dal client di Liam Cottle. Lo vediamo sotto questa interfaccia qua, che è l'auto interface. Noi abbiamo parlato con Darle, abbiamo mandato questa immagine non attraverso Quad come pensavo, ma attraverso questa auto interface. Per programmare le schede dobbiamo utilizzare Arnold Flasher, quindi dobbiamo selezionare la scheda che sto usando io, il modello, scegliamo il firmware, io scelgo sempre l'official firmware e andiamo a flashare. Lo facciamo per entrambe le schede. Adesso abbiamo una scheda connessa via seriale al nostro desktop, e abbiamo una scheda che adesso andiamo a accendere, che cercheremo di pareggiare via Bluetooth. Iniziamo con quella via Bluetooth, quindi andiamo a creare una nuova interfaccia da Columba. Non è così. Andiamo a creare un'interfaccia Arnold LoRa. Dovrebbe cercare dei dispositivi in pairing. Noi dovremmo cercare questo 4.8 e 1 se appare, se no dobbiamo andare a forzarne il discovery, ma in questo caso l'ha trovato. Andiamo a mettere una roba normalissima, allora one default, long fast, Italy. E allora io adesso vado a creare la stessa cosa andando a prendermi questi parametri da qua, la chiamerò Eltec. Andiamo a scegliere Arnold Interface, la porta è la 21, il frequency slot è 868 qua, e qua è 100, la bandwidth è
250. Transmit power sarebbe questo TX, mettiamo 14. Spreading factor SF 11. Coding rate mettiamo 5, vado a riproporre le stesse cose e aggiungiamo questa interfaccia qua. Vediamo, questo lampeggio dei LED ci dà una conferma. Anche questa specie di fontanella, non so quanto sia visibile, sono già dei bit che vengono trasmessi attraverso l'app. Ora, per conferma che stiamo comunicando, andiamo a disattivare il wifi su uno dei due, lo faccio più velocemente da qua. Quindi adesso abbiamo disattivato il wifi sul tablet e andiamo a ripetere la comunicazione. Al momento non c'è più modo di comunicare tra uno e l'altro, se non via LoRa, perché il wifi non c'è più, e quindi proviamo ad andare a mandare un messaggio, notando che però qua abbiamo il logo del Columba, che è uno degli aiuti che mi ha dato appunto Torlando, lo sviluppatore. Questo è una delle cose essenziali per capire se c'è comunicazione, oltre al fatto che stanno inviando dei dati. Ora, se scrivo qualcosa, i bit vengono rappresentati dal passaggio dei LED. Allora, mandando i dati dovremo vedere un lampeggio di informazioni che appare o che avvia, ed è proprio lo scambio di bit che vengono mandati, e abbiamo l'immagine, il passaggio di Lora. Lora a te. Quindi abbiamo stabilito una comunicazione Lora che adesso dovrebbe partire da qua e viene inviato. Ultima conferma, se vogliamo proprio andare a essere puntigliosi. Quindi notiamo che il messaggio, diciamo che la comunicazione tra noi e Darrell avviene via Eltec, cioè via questa immagine qua. Quindi abbiamo visto un po' la storia di Reticulum fino ad oggi, con delle consistenti modifiche e degli aggiornamenti proprio legati all'ultimo mese e mezzo. Abbiamo visto come installare due client, uno da mobile solo per Android per ora e uno a desktop che possiamo installare su qualunque tipo di sistema operativo. Abbiamo pareggiato, abbiamo comunicato tra due nodi, tra due identità crittografiche che sono appunto agnostiche rispetto al protocollo di comunicazione che utilizzano per comunicare, al contrario di come usiamo internet oggi. E poi abbiamo attivato due radio. Oltre a queste due radio che abbiamo usato, due Eltec V3, magari proveremo a usare nuove radio, ma abbiamo comunicato attraverso il LoRa. Quindi direi che questo video finisce. Aspetto commenti e domande. Credo che se ci sarà mai un secondo video su Reticulum sarà più dedicato alla Nomad Network e magari un utilizzo un pochino più importante dell'ora, che sono un po' i due temi che mi affascinano di più in questo mondo. Ciao a tutti.